era incominciata anche bene. Good morning, Nord Corea. Buongiornissimo, sono le 6:30 del mattino. Vediamo la vista dalla finestra, che oggi c'è un po' di sole. Wow. È assurdo, non me l'aspettavo così. Credo che questo viaggio sarà pieno di sorprese. Adesso facciamo colazione e poi si parte per il primo giorno in Nord Corea. Fa un freddo, ragazzi. C'è nessuno. Non c'è nessuno in questo hotel. Thank you. Buono. Wow. Mi è arrivato anche il toast. Il toast è la colazione dei campioni. Caffè, insalata russa con le uova. A seguire abbiamo uova e un rotolino di una pasta fritta che non so come, credo si debbano combinare. È suo appuntamento con le guide nella hall dell'hotel. Good morning. You sleep well? Yes. You? Yeah. So what's the plan today? Now we are going to Mount Myeohyang, one of the 6 famous mountains in Korea. Appena partiti ci siamo accorti che la strada era un po' pericolosa perché ieri sera ha nevicato tantissimo, quindi stamattina tutte le strade erano ghiacciate. Appena siamo usciti dalla città ho incominciato a vedere tanti operai in strada che cercavano di raschiare il ghiaccio con degli attrezzi molto rudimentali. Più ci allontanavamo dalla città e più vedevo centinaia di operai in mezzo alla strada. Però era il mio primo giorno in Nord Corea, ho detto vabbè, sarà così qui, non avranno il sale, che devo pensare? E allora abbiamo continuato a chiacchierare, ho continuato a fare amicizia con le guide, stavamo proprio entrando in sintonia, cosa incredibile, con 2 guardie che dovrebbero controllarmi 24 ore su 24, mentre invece sembrava avessimo una conversazione piacevole. What do you do? What do I do? Yeah. Right now, I'm traveling around the world. So I left my job and I'm traveling around the world. How long? 1 year. 1 year. Yeah. From when? From I started in September. So now I'm traveling all around the world to meet people, to know more about the other cultures. What was your dream when you were younger? You were always wanting to become a guide or No, I wanted to become a doctor. a doctor? But I didn't pass the exam in the medical university. How much is a average wage in North Korea? Let's say for a worker, for a policeman, Yeah. for a doctor. For a worker, 30 to 40 euros. Policeman, 50 euros. And then for a doctor, about 90 to 100 euros euros. per month. Yeah, per month. A guide, 50? 50, yeah. Education, housing, and healthcare are free. Also the food is free? We can get the rice from the government per month, and then oil and meat and vegetables, fruits, yeah. A un certo punto io ho incominciato a fare lo scemo come al solito e stavo cercando di fare una battuta. E in macchina chiaramente c'era l'autista che stava guidando, davanti c'era una delle guide e a fianco a me c'era un'altra guida. E la guida che c'era davanti stava guardando me perché stavo raccontando una storia. Quella a fianco uguale mi stava guardando aspettando che io finissi la battuta. Io mentre stavo parlando ho allungato lo sguardo verso la strada e ho visto un ragazzo accovacciato sul ciglio della strada che stava lavorando, stava facendo qualcosa. All'improvviso si è alzato e ha attraversato la strada di scatto e quindi l'autista ha incominciato a suonare per fargli capire che si doveva spostare perché stavamo passando. Lui si è spaventato e dallo spavento ha cercato di tornare indietro, però è scivolato davanti alla macchina. L'autista
ha cercato di frenare, ma la strada era congelata e quindi la macchina è slittata, gli è andata addosso, gli è andata completamente addosso. E il tonfo del corpo che ha colpito la macchina è qualcosa di agghiacciante. Quando l'ho sentito ho detto, mio Dio, l'ha ucciso. E davanti a me ho visto proprio il ragazzo che si è congelato, ha guardato negli occhi la macchina e non poteva più fare niente perché la macchina gli era già addosso. E quindi, senza sapere se gli fossimo passati sopra, se l'avessimo colpito lateralmente, la macchina ha continuato a slittare verso il guardrail e verso un burrone dove c'era anche un lago ghiacciato. Quindi eravamo tutti spaventatissimi, si è congelato il tempo anche per noi. Io d'istinto ho fatto così, bloccando la guida che c'era a fianco a me, perché è una cosa che fa sempre mio padre, quindi ormai ce l'ho d'istinto, cercando di fare tipo da cintura di sicurezza anche per la guida. E fortunatamente la macchina si è fermata tanto così dal guardrail. Quando ci siamo fermati, quando ho capito che eravamo salvi, almeno noi, mi sono fermato un attimo e ho pensato se avessi il coraggio di girarmi a vedere come stava il ragazzo. Chiaramente ho fatto un respiro, mi sono girato e dal vetro della macchina da dietro ho visto un corpo morto, un corpo senza vita, scosso da 5-6 persone che si erano ammassate su di lui per cercare di svegliarlo. Mi si è congelato il sangue, sono uscito e piano piano, perché ogni passo veramente dovevo sforzarmi per andare a vedere come stava il ragazzo, più mi avvicinavo più sentivo il rantolo di questo ragazzino. Avrà avuto 14-15 anni, era giovanissimo. Cosa ci faceva lì non lo so. Il rantolo del ragazzo che aumentava sempre di più, e quando mi sono avvicinato, quando ero proprio sopra di lui, davanti a lui, ho visto che aveva stretto i denti fortissimo e dalla bocca gli usciva tanto sangue. E quindi uno dei ragazzi, una delle persone che c'erano, uno degli operai, si è tolto davanti a me, tutto davanti a me, si è tolto la fibbia e ha incominciato a fargli leva sui denti per cercare di aprirgli la bocca, perché la lingua probabilmente gli era andata di traverso e quindi lui non riusciva più a respirare. Mi sono girato verso le guide erano più terrorizzate di me, non sapevano cosa fare, l'autista era sotto shock. Quindi ho cercato di parlare con loro, ho cercato di farle capire che a me del tour non me ne fregava più niente. Il ragazzo doveva prendere la nostra macchina, doveva andare nell'ospedale più vicino. Il problema è che eravamo a 2 ore da Pyongyang ed eravamo in mezzo al nulla. Stavamo percorrendo questa strada che è congelata completamente e un ragazzo che stava lavorando qui con gli altri è scivolato mentre noi passavamo e l'autista l'ha investito in pieno e non so se è morto o no. Adesso il nostro autista lo sta portando in ospedale, però noi siamo rimasti qui bloccati in mezzo al niente. Non passa una macchina, non passa nessuno, ci sono soltanto gli operai che stanno togliendo la neve. Credo sia morto il ragazzo, credo sia morto. Quindi l'autista ha caricato il ragazzo sulla macchina, che era veramente in condizioni critiche. Non riesco neanche a spiegarlo, ma veramente non sapevo dove e come guardarlo, era veramente semi-morto. Dopo un paio di minuti ho visto che in realtà gli altri operai hanno continuato a lavorare come se niente fosse. Mi è sembrato come se per loro chiaramente fosse un dramma, ma la cosa più importante fosse pulire la strada, perché per il paese quella era la cosa più importante. Le altre cose erano semplicemente un incidente di percorso. Credo che un parente del ragazzo sia anche svenuto, l'hanno lasciato lì, è sdraiato sulla neve. Se un piccolo bullone cade, gli ingranaggi del regime devono continuare a girare senza sosta. Ma se visiti la Corea del Nord, quegli ingranaggi sono ben nascosti, fino a farti dubitare di tutto quello che hai letto e sentito di orribile su questo paese.
Per colpa di un errore imprevedibile, io mi trovo dentro quegli ingranaggi, a fianco a delle persone trasformate in automi con il compito assurdo di raschiare con delle pale la neve da un'autostrada lunga centinaia di chilometri. Il giorno dopo avrebbero fatto esattamente lo stesso lavoro e quello successivo di nuovo, e di nuovo, e di nuovo, probabilmente per tutti gli inverni della loro vita. Mi sembrava che ci stessi più male io che loro stavano continuando imperterriti con una dedizione incredibile a pulire la strada, mentre invece quel ragazzo era in fin di vita. Siamo rimasti lì per almeno 2 ore. Siamo bloccati qui. Siamo bloccati qui. In una strada congelata in Nord Corea. E chi me lo doveva dire a me? Adesso stiamo camminando verso la montagna in cui dovevamo andare, però è lontana almeno 2 ore di macchina, quindi non so come riusciremo ad arrivarci. Loro mi hanno detto camminiamo, andiamo verso la montagna, ma è lontanissima. Adesso credo che lei stia spiegando tutto quello che è successo. Credo che abbiamo trovato un passaggio. Al ritorno l'atmosfera era decisamente diversa. In macchina non parlava nessuno. Le guide erano provate quanto me, ma non capivo se erano più preoccupate per l'incidente o per la reputazione dell'agenzia viaggi. Nei giorni successivi ho chiesto varie volte notizie del ragazzo, ma la risposta è sempre stata meglio, sta meglio. Non ho mai saputo la verità. Oggi è stato semplicemente surreale. Mi sono sentito impotente, non sapevo come aiutare quel ragazzo. Meglio che vada a letto oggi. Spero che domani sia meglio. It's a very complicated question.